Ciao, ciao, ciao. È da un po' che non giro dei video e la ragione principale è il fatto che non ho mai le mani libere perché devo tenere sempre in braccio il mio bebè. Adesso magicamente l'ho messo a dormire sul divano, non so per quanto resisterà. In questi giorni fa abbastanza caldo e anche se c'è sempre questo vento fastidioso di cui vi parlo sempre. E quindi oggi pensavo, siccome ho del lavoro da fare, invece di stare in casa, perché ultimamente veramente riesco a dormire solo se lo tengo in braccio, e quindi pensavo magari di andare a fare una passeggiata con il passeggino fino al parco qua vicino. Riesco a lavorare, sarebbe una grande cosa. In realtà diciamo che la vita qua è molto, molto impegnativa e per questo ogni tanto non ho proprio la capacità anche mentale di fare dei video, però poi ogni tanto... Dicevo che poi però ritorno sul canale YouTube e vedo che comunque tipo i followers aumentano e quindi insomma mi rende molto felice e quindi mi va di impegnarmi a cercare di fare, mi sta guardando malissimo, a cercare di fare altri video. Oggi vediamo cosa riesco a proporvi. Poi ultimamente ho iniziato a dargli il biberon e volevo fare quella formula e volevo farvi vedere le cose giapponesi. È questo biberon qua della Pigeon, questo se la chicco, con i pulcini c'erano diversi disegni, qua c'è la quantità e niente, questo è semplicemente il tappo. C'è questa cosa del beccuccio che è fatto tipo in modo super ergonomico e poi ci sono le diverse taglie, tipo questo è per 3 mesi, poi a 6 mesi bisogna cambiarlo eccetera. Molto spesso i design giapponesi secondo me sono veramente, non so, magari esiste anche in Italia, me lo dite voi, sono veramente spaziali. Una cosa semplicissima ma super utile è che qua è piatto e quindi quando tu lo appoggi non rotola, cioè semplice ma geniale. Qua invece è la formula di questa marca qua, c'è poi un'altra che è Meiji che è molto più famosa, ma io volevo solo provare, quindi ho preso questa che avevano da 300 grammi, quindi più piccola. A parte tutte le indicazioni dietro, le istruzioni, bla bla bla, poi sul tappo qua c'è scritto a seconda dei mesi, i chili, i pesi del bambino, quanti cucchiaini, quanto dovrebbe essere poi quello che beve in totale e poi quante volte al giorno, però vabbè noi non facciamo solo formula, quindi però comunque è molto utile, soprattutto si capisce molto bene. Dentro si presenta così e che ha questa cosa molto comoda per appiattire, forse anche in Italia ce l'hanno, non lo so, e quindi poi niente, poi mettiamo qua. And now we shake it, shake it, shake it, shake it. E io lo so che non bisognerebbe lavorare con le cose calde vicino al bebè, ma qua in qualche modo bisogna fare. Ora lo raffreddiamo sotto l'acqua. Alla fine siamo rimasti a casa, ho deciso di rimanere a casa e in realtà penso di aver fatto una buona scelta perché fa molto più freddo di quello che sembrava, sempre per il vento eccetera, e poi vedevo che riuscivo a lavorare lo stesso, abbiamo fatto anche un piccolo riposino, quindi adesso prima che caldi il sole andiamo a fare la spesa e questa è la nostra giornata di oggi. Pronti? Buongiorno, oggi sembrerebbe essere meno ventoso di ieri e anche una bella giornata, quindi proviamo a uscire, vediamo se ce la facciamo. Tra l'altro questa notte magicamente abbiamo dormito, quindi siamo belli riposati. Di solito quando vado fuori in stazione così, magari poi mi fermo tipo a un caffè a mangiare
però magari questa volta facciamo solo 2 passi e compro mencikatsu, che è una polpetta di carne fritta, buonissima, e per questa sera che mangiamo con chiabezzo, quindi il cavolo penso che sia, e riso, cose semplici, veloci. La cosa bella del Giappone, un lato molto facile da vivere, è che si mangia fuori con pochissimo, forse l'avevo già detto da qualche parte. Anche tipo comprare queste cose tipo da portare via, bento, cose pronte, che sono buonissime perché sono fatte al momento e costa molto poco, e sicuramente costa meno che fare la spesa invece, quindi in questo periodo un po' impegnato sfruttiamo questa cosa. Nel frattempo mi sa che è arrivato una cosa che ho ordinato da Mercari. Adesso vi faccio vedere. Fare tutto con le mani impegnate è un po' impossibile, quindi vi faccio vedere dopo. Sì, è arrivato e è stato impacchettato così ed è esattamente questa formula qua, che ho preso però più grande. Una cosa molto comoda del Giappone è che sia per esempio per Mercari, queste spedizioni qua, oppure anche Amazon, anche Uber Eats, forse anche in Italia c'è questa opzione, non lo so, è che te lo puoi far lasciare fuori dalla porta, quindi è molto comodo. E ovviamente siamo in Giappone, quindi nessuno si permetterebbe mai di rubare quello che è fuori dalla tua porta. E con Mercari avevamo venduto dei pannolini che avevamo comprato ma che poi non abbiamo usato, quindi erano proprio ancora impacchettati nuovi. Stavo dicendo che abbiamo venduto questi pannolini che non usavamo. Mi hanno dato del credito sull'app di Mercari, che poi si può in realtà trasformare in soldi, lo puoi passare sul tuo conto, però io essendo straniera non so, non riuscivo a fare l'applicazione perché per i documenti. Ecco, non mi ha permesso di stare seduta, quindi devo stare in piedi. E quindi mi hanno dato dei punti, e però quei punti si possono usare solo dentro l'app di Mercari. E quindi ho preso questa formula che era nuova, non era mai stata aperta. In realtà poi ho scoperto che era più economica comprarla invece che quella che vendevano, però vabbè, insomma, dovevo usare questi punti, quindi è andata così. Mencikatsu 2つ？メンチカツ、はい、牛と豚肉どっちにしますか？牛メンチカツ、牛とじゃがいも。じゃがいもだけのコロッケはないですか？じゃあお肉屋さんのコロッケも、2つ。はい。すみません、あと牛メンチカツも。はい、ありがとうございます。Ho comprato le cose per questa sera, e mencikatsu è un crocche che di solito è di patate, invece c'era con anche la carne dentro e sembrava molto buono. Avevo pensato di fermarmi in un caffè magari, però ma sinceramente fa anche un po' freddo e quindi siccome è un po' una lunga passeggiata ho pensato di tornare a casa e basta. Oggi abbiamo fatto un po' di moto, quindi è tutto per questo video, grazie per essere stati con noi e ci vediamo nel prossimo. Ciao!